E cosa vedrete in questa puntatissima puntatona? Vi parliamo dal futuro. Perché siamo a Fes? Siamo nel quartiere nuovo, quartiere molto moderno e lussuoso. Bussato al re e non mi ha ancora risposto. Poi siamo entrati nella Medina passando dalla più grande porta. Rispetto alle altre Medine che abbiamo visto, questa qua era molto più incasinata ma tranquilla, nel senso che nessuno ti tirava dentro nei negozi, molto più tranquilla. Dopo aver visitato la Medina siamo stati attirati nel quartiere delle concerie. Se volete vedermi vomitare, Lo sapete che cosa c'è dietro alla foto più instagrammabile di Fes? ah sì, perché tutti vanno sopra al bar, noi no, perché non è proprio semplice, ma si può entrare. Non lo fanno perché non ci sono assolutamente nessune norme di sicurezza e noi abbiamo avuto la fortuna di entrare nelle concerie in condizioni wow. Vi posso garantire che a un certo punto ho detto basta. Noi ci siamo andati per voi. Tornate nel passato e ci vediamo poi alla fine. Ciao! Ciao! Abbiamo qualche difficoltà nelle riprese. Come vedete dalle temperature stiamo raggiungendo il pomeriggio di 42, 43 e a salire. Volete vedere dove è il mio telefono? Guardate. Non carica più, si surriscalda, non me lo segna neanche e smette di caricare, quindi ti trovi telefoni spenti senza carica. Computer, iniziamo a editare un'ora o due, dopodiché ti dicono troppo caldo e si spengono. Ho un problemino anche questo. Vediamo quando iniziamo a spegnerci noi, va. Visto che fa caldo, caldo su caldo, noi nel frattempo cosa vuoi fare? Non vuoi farle bollire due fagiolini? Quante belle verdure che gli facciamo mangiare al Mauri stasera. Non vuoi farle bollire due verdurette così? Giusto per rallegrare la giornata. Riesco a mangiarli freddi questi qua bolliti in insalata, che caldi. Oggi pomodoro e di più non va giù. Buongiorno, che è francese ragazzi. Un altro giorno, un'altra avventura. Questo è il lago dove siamo stati stanotte. Insomma, diciamo che i cani qua sono tanti, ecco, ci hanno un po' disturbato. Abbiamo scoperto che questa punta qua non è accessibile con la macchina. Ci sono delle case, ma si arriva solo o via terra camminando oppure con la barca, infatti non ci sono neanche strade. Spettacolo, sembra di stare dietro di 200 anni. Bene, insomma, questo lago, come dicevo, è stato silenzioso ma non troppo. Adesso ce ne andiamo verso Fez. L'idea è quella di visitare oggi la città. Abbiamo visto che c'è un parcheggio in centro che sembra gratuito e abbastanza accessibile, e dopodiché da lì ci spostiamo, tanto comunque la città da vedere è tanta, quindi oggi si camminerà tanto, quindi se non mi vedete, non mi sentite parlare, sapete già il perché. Bene, vamos! Siamo arrivati a Fez. Non abbiamo ripreso prima perché siamo arrivati in un parcheggio segnalato su Park Fortnite. È un parcheggio in teoria gratuito, però c'è scritto che c'è un parcheggiatore lì che ti chiede i soldi, che chiede 50 dirham, dipende, a volte 30. Però dicono anche che è totalmente gratuito e che lì c'è 24 ore su 24 la gendarmerie, perché c'è il consolato francese. Questa è la parte, diciamo, alle spalle, il parcheggio alle spalle, e quindi è protetto. Ora, noi scendendo dal camper, esattamente di fianco a noi c'era la gendarmeria lì, e mi si è messo a parlare con lui. Il parcheggiatore non si è neanche avvicinato e sinceramente non so neanche se gli do. Dicono che ci fanno pagare per tutta la notte poi se ne va, allora non ha senso. Se mi dai un servizio, anche se abusivo, io posso anche darti qualcosa, ma visto che poi te ne vai, oltretutto abbiamo incontrato due super mega camion italiani che abbiamo chiesto e ci hanno confermato la stessa cosa. Quindi adesso siamo in città, cammineremo un 2 o 3 km per arrivare al primo stop, che è il Palazzo Reale. La temperatura adesso è ottima, saranno 24-25 gradi, Anche meno. e quindi andiamo in questa direzione. Poi quando ci stacchiamo, niente, pigliamo un taxi, anche perché stasera bisogna bruciare energia, perché stasera andremo a mangiare la pizza. Io ho trovato una pizzeria che dalle recensioni è uguale a quella italiana. Andiamo. E giriamo l'angolo così dopo qualche metro, e cosa troviamo? Cosa troviamo? Minaretto, dai, giralo, guarda. Bello. Che colore particolare. Siamo arrivati alle mura del Palazzo Reale, o meglio al primo angolo, e ce n'è ancora da camminare.
Qua praticamente era come quella di Rabat, la residenza del re. Se c'è o non c'è non lo so, però ci avviciniamo. Io sono già andato di là, ha detto che mi avrebbe offerto dei pasticcini ma non l'ha fatto, quindi mi sembra che oggi sia qua, vediamo. Signor re, ci deve dei pasticcini col tè alla menta. Esatto. È lontanissimo ancora. Ci siamo già fatti cazziare, perché io stavo attraversando e ho detto no, sei interdetto, ma ma- i turisti in fondo, no, bisogna fare il giro di là. Vabbè, facciamo il giro. Non lo so perché. È perché sei molto vicino al palazzo, che non so, probabilmente è una bomba in mano, non lo so, comunque andiamo di là. Va. Ma va là, che è vicino al palazzo, quella gente là è molto più vicina di noi. Signor re, non è stato avvisato del nostro arrivo, non ci apre le porte. Te lo dico io il perché, se no poi diventa una cosa di dominio pubblico. Allora dici tu fai il turista, poi dopo quando ti vedo ti dico vieni di qua. Tu mantieni un basso profilo, Esatto. poi dopo appena arrivi lì ti faccio passare io nella sala del tè. Credi, GP. Siamo davanti alle porte del Palazzo Reale, unica cosa consentita per fotografare, ovviamente. Ho chiesto, non c'è, ha detto comunque poi eventualmente ci vediamo a Tangier. Boh, va, ci credo. Comunque, alcune informazioni. Questa piccola casuccia è di 80 ettari, costruita vicino al quartiere ebraico, fuori dalla Medina, più o meno attorno al XIV secolo. Queste sono informazioni base che vi do, poi se volete approfondirle, Google. Ehi, non suonargli il campanello. Sono io. Sì. Dai che ti ho visto, che sei nel giardino. È dentro, ma non mi vuole aprire. Le guardie reali sono quelle. Hanno due divise diverse. Best natural without sugar. Tout naturel. Tutto naturale. This is date of Morocco, nous, Algérie, Ok. Tunisie, ils sont congelés. Ça, c'est naturel. De palmier ici. Stiamo notando, abbiamo anche chiesto appunto a quel negozio che vendeva datteri, qui ce ne sono. Sembra proprio una zona per le feste, dove appunto il dattero fa parte della festa, ci sono ovviamente quelli che costano meno, che costano di più per i matrimoni. In effetti questa via, come potete vedere qua, ci sono occasioni di decorazioni per compleanni, per matrimoni in generale. Se vuoi prendere qua. Ah ragazzi, un po' pacchiano, per il loro stile. Esatto, perché Assolutamente per noi bello. no, ma per loro ragazzi. Comunque argento, è bagnatoro. Argento e bagnatore. No, fotografi, ai ai ai. Dopo aver costruito il Palazzo Reale si sono accorti che la Medina, quindi il centro della città, era troppo distante. Quindi negli anni hanno costruito una seconda Medina, che è questa qua alle mie spalle, molto più vicino al Palazzo Reale, per avvicinare la popolazione a quello che è il palazzo. Vicino appunto alla seconda Medina c'è tutto quello che è il quartiere ebraico, che è molto importante e molto grosso. Questo è il quartiere ebraico appunto che si sviluppa sul lato nord. Questa qua è la più grossa porta d'ingresso alla Medina, quella vera, la prima che hanno fatto. Andiamo dentro la Medina? Andiamo. Però questo non mi Questo è l'ingresso della Medersa, che è la scuola coranica, ma è domenica quindi non si può visitare. Comunque è stata fondata nel 1425. Cos'è? Dei flauti? Sarà un po' in controluce, però solo per voi vedo provare una via larghissima. Ok. Non ci passo. Incastrato. Di lato. 4 dita.
Perché la strada principale che scende in questa medina è grandina, ma quelle laterali... Beh, queste venivano, cioè devi essere magro, ecco, per scappare qua. Quella che avete visto prima, un bel campanile, del 1206. Vecchiotto, ancora in piedi. Che colori meravigliosi. Per chi non lo sapesse, Fez, poi andremo anche comunque a vederle, è importante per le concerie, trattamento delle pelli e ovviamente tutto quello che è l'indotto, che vuol dire la costruzione di borse, marsupi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono capaci di lavorare la pelle. La via delle sucrerie si chiama. Questa qua, se vi sentite, è Piazza Seffarin ed è tipica dove si lavora in quest'area qua in RAM. Qualsiasi negozio battono, fanno rumore, via. Brilla talmente tanto che non riesco neanche a riprendere. Dopo circa 6 km a piedi su e giù per le stradine, sono stanco. Cosa vuoi? Siamo un'intrusa nel mio video. E ci siamo fermati in un barettino a prendere succo d'arancia, io e Marina. Di mandorle. Praticamente è un quarto d'ora che stanno tritando mandorle per Ma non lo sapevi neanche. buonissimo. Ha fatto la figa, io prendo questo qua, io ho detto, ma è buono e dolce? Boh, non lo so, è andate di culo. L'assaggiate veramente buonissimo. 800 calorie. Non le ha bruciate, ingrasserà. Siamo finiti in un ristorante a 5 stelle, si sta preparando della carne macinata come al solito, con cipolle, schifezze varie, qua non si trovano molte cose per sedersi e questo ci si può sedere, quindi mangiamo quello che c'è. Piccante. Dopo questo splendido panino con patatine, dove le patatine arrivavano da quella scala che avete visto, non si sa bene da dove, ci stiamo dirigendo alle concerie. Dicono che alle concerie ci sia un odore particolare. Quindi noi adesso che abbiamo già mangiato, non sappiamo se il nostro stomaco potrà sopportare questo odore che dicono. Girato dall'altra parte di dove dovevo girare per vedere se si levava dai coglioni. No, e ci sta seguendo già da 2 o 3 angoli, quindi non si leva di sicuro. Perché noi non la vogliamo la guida che ci porta sulla terrazza dove lavora qualche suo familiare, no? Alla fine noi raccontiamo quello che ci succede così come ci succede. No, te lo spiego in italiano, spero che capisci. Io preferisco camminare solo e perdermi nelle città. Se tu mi porti, mi togli il divertimento. Okay? Merci beaucoup. Grazie. Ah, c'era un canale che avevo visto prima, veramente orrendo. Ok, è questo. Praticamente Acqua di scarico. chiaramente sono i scarichi, le fogne, l'acqua delle concerie forse anche. No, le concerie sono più in basso, quindi non penso. Ok. No, merci. Cecoslovacco. Czech public. Excuse me. You want to see for the big tannery from the leather. Mamma mia, che fastidio. Il turismo poi non viene più se continuano così. Hai visto come ha accalappiato le altre due dicendogli sempre anche a loro: io non sono una guida, vi porto con piacere. Qua ci sono già delle concerie perché si vedono delle pelli appese ai balconi. Io riprendo tutto perché quando tu riprendi non esagerano.
con un po' di ombra ti cerco di spiegare che questo qua è il quartiere dove conciano le pelli. Lì sopra ci sono addirittura nati dei barettini che ti danno la visuale di queste vascone sostanzialmente. E niente di più, adesso c'è un ponte con un ingresso, entriamo dentro, diamo un'occhiata, 2 foto. C'è una puzza di fogna che la sento pure io, è tutto dire. Senti già che odore di cadavere. Per i colori, i colori. Vuoi veramente andare a vedere? Ti giuro mi fa schifo. Perché? È una cosa tipica. È una cosa che veramente mi fa schifo. Non vuoi visitare? No, mi fa schifo. Sento l'odore da qui di cadavere e mi dà fastidio. Ti dà fastidio l'odore? Le conceria, le suwara. Lo so, abbiamo anche in Italia. Nel mio paese ci sono. Conceria Biella. Conceria bello. No, Biella. Una città. Biella. Conceria in Italia. L'aumenta per lo smack, di cacca di paloma, di Coco Chanel, cacca Chanel. No, merci. Io non sento niente. Allora, spieghiamo. Ci danno la menta per metterla sotto il naso, raga, per la puzza che c'è. Com'è la questione qua? Aspetta, perché è una cosa pazzesca, io non ho mai visto una roba del genere. Questa è merda di caccia. Questa è cacca di paloma. Cacca di paloma, Coco Chanel. Ok. È il di farina. È naturale, no chrome, no chimico. Ok. Questi sono i rulli per lavare. Come una mega lavatrice. Per la macchina per le tamburi di finizione, per le usiamo cacca di paloma, per le tamburi di finizione, e usiamo di farina, per le sì? per le colori. Le color marron, le color henna, rouge, le flower, le cobalt, le indigo. Per la foto, per le monte la terrazza. Ah, più in alto. Sì. Sì, non è un lavoro che farei, ecco, insomma. Che odore di merda che c'è. Il cadavere in putrefazione. Particolare, eh? Ah, ok. Le mucca. Pelle di mucca. In questo momento. Mucca, le capra, per le... Però questa pelle già l'ha lavata tante volte. Mamma mia, che lavoro duro. Che lavoro faticoso. E poi le stendono ad asciugare. Non è per tutti questa visita guidata, raga. Norme di sicurezza? Qui puoi andare dentro nel lavabo. Ah, che bello, rosso. Con un fiore si fa questo. Tipo ibiscus, penso, no? Poi hanno delle vasche dove si lavano loro. di capra. Ah, ok, questa è di capra, quella l'ara di mucca. È ancora più forte? Sì. Non sento niente. Formaggio misto a cadavere. Questa non puzza più. È il naturale. Stai male? Minchia. Ma se vuoi uscire usciamo, eh. Sì, perché? Se finì per me. No, è demasiado. Mauri, ce la fai? Sì che ce la fai, basta, non so proprio dire dopo. Sto male, è che l'odore è insopportabile. Devo farmi vedere i colati di vomito. Perché Marina ha una fortuna e sfortuna che non sente gli odori. Ecco perché io me ne vado bella tranquilla senza la menta. E qua tutti mi stanno guardando male, ma raga, io non sento gli odori. Me la rido per quello, mica tanto. Merci beaucoup per la...
Monsieur per la mente. Ça va, merci. E ora petit. Au revoir, monsieur. Ragazzi, fra il caldo, fra che ho appena mangiato, fra questo odore, è stato uno shock. Io non sono uno di quelli che è, come posso dire, naturalista per gli animali, un animalista, ok. Però sinceramente vedere ste pelli così crude, con questo odore di marcio, visto formaggio andato male, i miei sensori, ho detto esci perché sennò qua gli sbocchi dentro, gli colori di nuovo tutto. Abbiamo preso il taxi perché abbiamo fatto parecchi chilometri, ci eravamo allontanati veramente tanto. Sono 8 chilometri in macchina, prendiamo il taxi perché inizia a fare caldo e felici perché abbiamo visto delle belle cose, a parte le ultime che stavo per sbloccare. Anche adesso diciamo che la guida non mi aiuta, ecco. Dopo tutto quello che avete visto oggi e di roba ne avete vista, ci siamo concessi due cose: un gelato all'italiana e due, stasera andiamo a mangiare la pizza nel più recensito posto di Fez. Oltretutto, aggiunta di tutto questo, dove abbiamo parcheggiato noi è strategico perché è in una bella zona, sicuro perché c'è la polizia. Asso, è arrivato il gelato. Sì. Pensavo un po' più piccolo. Ci sono due cucchiaini. Ah, ok. Dunque è arrivato il piccolo gelato che avevo ordinato. Vabbè. Cosa che stavo dicendo? Dunque, appunto, Niente, adesso non puoi più parlare con davanti a questa cosa. Ci siamo venuti a prendere questo gelato e strategicamente vicino a un parco che avete già visto. E poi la cosa bella è che a 800 metri c'è questa pizzeria. Adesso basta, ciao, vi saluto, che sto iniziando a sbavare come un San Bernardo sotto il sole. Ah, scusate, guardate io cosa avevo preso. Ma l'avevamo già deciso di dividerlo. Un succo di limone. Ma vedete cosa ho in mano? Ok? È un momento importantissimo. La prima pizza. Cos'è? La burrata. Ragazzi, è stato bellissimo. Ciao, ci vediamo Dopo 2 mesi ce la meritiamo? Ce la meritiamo sempre. Mica che buono. Buongiorno. Dove ci risvegliamo da un'altra parte? Perché andiamo a vedere quelli che sono i resti di alcune tombe, visto che stiamo andando via, che sono più o meno per strada, di quello che era la dinastia Merinide che ha vissuto qua quasi 1000 anni fa. Adesso andiamo a vedere e vi racconto. Allora, cosa siamo venuti a vedere? Come vi accennavo prima, questi qua sono i resti delle tombe della dinastia Merinidi, che ha regnato qua dal 1200 più o meno al 1400. È stato un regno abbastanza lungo. Purtroppo, Google potete trovare che queste tombe qua non sono mantenute e quindi insomma stanno un pochino cadendo. Tutto attorno a questa area ci sono due cose molto interessanti. Il loro cimitero islamico, adesso da qui non si vede, però ha tappezzato una collina praticamente, ma ve lo faremo vedere dopo. E soprattutto c'è questa visuale. Questa è tutta la visuale di Fez. Se guardate questa macchia bianca, questo qua è già il cimitero islamico che si estende tutto dietro questa collina. C'è la parte vecchia, quindi ce ne sono diversi dei cimiteri islamici ovviamente, e però diciamo questa qua probabilmente è l'area sacra dove li stanno seppellendo. Quello che riusciamo a vedere qua è molto interessante, è tutto il muro di cinta della città vecchia, detta appunto Medina, non so se indico bene col dito. All'interno questa area è tutta la Medina e adesso Marina vi farà due zoom. Uno di quello che è la Medersa, che è la parte diciamo di università coranica, e l'altra quella che è la moschea nel quartiere andaluso, che hanno appunto dei tetti verdi, quindi si distinguono molto bene per questo. Dicono di venire qui al tramonto, quindi ve lo consigliamo anche noi, perché a quest'ora il sole è al contrario della Medina, quindi sicuramente alla sera si vedrà molto meglio. Aspetta che non vedo nulla. Qua ci vivevano. Adesso non so se ci vivevano ancora. Ah, ma è una caverna, non è una tomba. No, nero del fuoco. Certo, qui c'era probabilmente Qualcuno. Magari non so se è moderno o antica, però. Può essere anche moderna,
Bene, la nostra visita a Fes si conclude, è stata abbastanza veloce però abbiamo visto le cose principali, il tempo purtroppo sta iniziando a essere corto e quindi adesso ci muoviamo in direzione mediterranea. Quindi adesso faremo insomma una buona traversata da 5-6 ore e insomma vediamo se riusciamo ad arrivare per stanotte sulla costa mediterranea dove magari ci prenderemo qualche giorno di vacanza. No, non è vero, saremo sempre con voi, non vi preoccupate. Andiamo! Comunque non si sa mai dove si va a finire durante la giornata, perché tante volte abbiamo detto guidiamo 5 ore, poi dopo 2 o 3 ci siamo fermati, magari perché abbiamo scoperto cose da vedere o perché ci andava di fermarci in qualche paese. O c'era una pizzeria. Non è vero, la prima pizza l'abbiamo mangiata ieri, quindi è tutta una sorpresa questo viaggio. Ma 2 cose sul carretto mettile, Guarda questi qua come lavorano ragazzi a mano. Altre porte della città, cioè le mura di Fes sono infinite. Fes è grande, labirintica come avete visto, però ragazzi fa quasi 1 milione di abitanti, cioè non è proprio piccolina, ed è una bella città, ci siamo trovati bene, consigliatissima. Qui sotto c'è il quartiere andaluso, avremmo voluto farvelo vedere ma c'è un mercato e non si poteva parcheggiare nella maniera più assoluta, però insomma da sopra quello che abbiamo potuto vedere non aveva nulla di particolare, quindi fa parte della Medina, quindi sostanzialmente uguale al resto. Era una zona dove ovviamente gli spagnoli ci abitavano, magari parlavano anche l'andaluso e la piccia, questa è più di Venezia. Ragazzi, abbiamo deciso di fare la strada che da Fes arriva a Saidia Beach, sono tipo 5 ore di strada che attraversano la regione più orientale del Marocco, infatti arriveremo al confine con l'Algeria. C'è una strada che proprio ci passa di fianco e vedi il muro algerino. Purtroppo il Marocco e l'Algeria non vanno molto d'accordo, quindi non si può in nessun modo passare dall'altra parte. Se no l'avremmo fatto. La terza parte desertica del Marocco. La prima parte di deserto è stata quella per andare giù ad Acra, per vedere le prime dune e poi era tutto un terreno abbastanza piatto fino ad arrivare appunto ad Acra. Il secondo deserto che abbiamo visto era quello di Zagora, arrivare fino alle dune di Merzouga, che sono quelle dune che abbiamo visto molto belle dove siamo andati sopra col quad, che sono belle, cioè, spettacolari. E questo è il terzo. Non so come si chiama questa zona, la zona nord-orientale, se qualcuno lo sa lo commenti qui sotto. Però questa è la terza parte desertica del Marocco che noi attraversiamo. Magari ce ne sono anche altre. Scrivete sempre, se sapete scrivete.
cicogne! Questa è una tipica via, ma porca. Questa è una tipica via dove si può notare i tetti verdi classici. Questi balconi sono veramente dell'epoca. Ok? Ed è la classica via dove ci sono le botteghe sotto e quindi vari lavori. Se questo non fa casino, vado avanti. Ma questo è appena chiuso, infatti.